Suvereto è un piccolo borgo della Toscana. Ci arriviamo attraverso le colline della Maremma, immersi fra le vigne e gli ulivi, lungo le salite che ci portano dentro alle sue piccole mura medievali. Accanto alla piazza centrale, proprio di fronte al comune, si trova il Ciocio, il ristorante di Fabrizio Caponi e la moglie De Anna. Nel 2021 il Ciocio è stato fra i primi ristoranti italiani a ricevere la Stella Verde, il riconoscimento conferito dalla guida Michelin per le cucine che si contraddistinguono per un approccio sostenibile alla ristorazione, offrendo proposte sempre più attente alle produzioni e al consumo consapevole delle risorse locali. Questa stella per Caponi rappresenta un percorso lungo 20 anni, inaugurato al suo rientro in Toscana. Qui, agli inizi del 2000, ha aperto le porte de Il Ciocio e contemporaneamente una finestra sul territorio per riallacciare i rapporti con la terra, scegliendo di lavorare a fianco degli agricoltori e degli allevatori biologici. La mia esperienza nasce dall'83, quando dalla scuola alberghiera della SAF di Firenze poi ho iniziato questa lunga carriera di cuoco. La mia passione nasce sin dalla famiglia, venivo da una famiglia anche dei nonni contadini, quindi ho il ricordo della terra, della lavorazione della terra come si faceva ai vecchi tempi, e c'è sempre stata la passione della tavola. Sono venuto a Suvereto per amore, perché mia moglie è di Suvereto, io sono originario di Montevarchi, nel 2001, dove abbiamo aperto questo ristorante, cosiddetto Ciocio, perché è un soprannome che gli amici del posto mi chiamavano. La nostra cucina è basata molto sul territorio, proprio per una passione della materia prima. Il nostro territorio offre una varietà dai vegetali alle carni ai pesci, quindi abbiamo una grande risorsa di materie prime di altissima e di particolare qualità. Dal 2001 appunto siamo aperti, conoscendo poi le realtà del posto ci siamo improntati molto con i produttori biologici della zona e abbiamo fatto questa scelta proprio di etica di lavorare prodotti stagionali, biologici, e dare anche dignità soprattutto a chi lavora, quindi riconoscere la fatica del contadino, noi chiamiamo il contadino e non è un'offesa, anzi ma è un pregio, dove la passione e il lavoro che fanno va ripagato. E da questa storia poi nasce altri tanti progetti che mi hanno inserito nel mondo agricolo proprio per un discorso di passione del territorio. Germogli è il viaggio di Made in Nature alla ricerca delle radici del biologico, per dimostrare come il biologico non sia soltanto un'alternativa, ma una realtà già saldamente legata alle nostre abitudini alimentari, alle tradizioni culinarie del passato e a quella cucina rurale da cui oggi vediamo sbocciare la cucina del futuro. Tramite i suoi valori e i suoi messaggi, la cucina rurale è riuscita a farsi spazio nell'alta ristorazione. È la mentalità su cui si fondano oggi i menù, sono gli ingredienti e le preparazioni che compongono le portate principali. È una piccola rivoluzione e una rivincita per le comunità rurali, oggi al centro di questo grande cambiamento in cucina. Tutto questo accade anche grazie a un cambio di prospettiva che concepisce il cibo come relazione, che per Caponi significa comunicare il proprio territorio e le varie voci che lo abitano. Posso dire che la cucina ha bisogno di questi valori. Dall'acquisto del ristoratore, un imprenditore, il cuoco che sia, valutare l'acquisto della materia prima è molto importante e la provenienza soprattutto è molto importante. E questi valori sono molto importanti anche perché ti trasmetti un territorio, trasmetti una passione, trasmetti il valore aggiunto di tante passioni di tante persone. Cioè quando si parla dei formaggi di Mario, dei formaggi di Angela, ce lo senti quando c'è una persona dentro e ci mette un suo amore personale, ok? Poi può piacere o meno, non è quello. Però è proprio, secondo me,
è necessario per fare la differenza anche a livello di cucina, di ristorazione. Ma io non lo definisco un passo più, io non trovo alternativa. Cioè per me è da sempre così, non da ora, perché io ormai 15-18 anni sto sposato pienamente questa strada, non vedo alternativa, che riscoprendo un territorio rurale come può essere qua la Val di Cornia in generale, per varie situazioni ho conosciuto dei piccoli produttori, a questo tempo c'era Val di Cornia Bio, conoscendo varie piccole produzioni ti metti in un mondo, quindi hai la possibilità, perché molte volte è difficile avere il prodotto del genere, specialmente nella ristorazione, perché ci sa delle quantità, però poi se sposi la politica, quindi la stagionalità dei prodotti e via dicendo, non è un problema. Noi si è sposato completamente questa cosa qua, da me il pomodoro a dicembre non lo trovi, troverai cavolo, troverai questo, quello che si farà saranno le conserve. Quando c'è il prodotto si farà le conserve fatte in un certo criterio. Si è evoluto conoscendo sempre più produzioni, conoscendo anche situazioni di studi di dove si andava a finire. E poi, vabbè, la materia prima, che non c'è paragone. Quando mangi qualcosa del territorio stagionale non c'è confronto. Per questo dico non c'è alternativa. Non vedere alternative in alcuni casi ci spinge anche a crearne di nuove. Per questa ragione, Caponi, con alcuni soci, ha intrapreso un percorso di riscoperta della terra e dei suoi valori. È forse uno dei passaggi più necessari e delle sfide più importanti che le cucine di oggi, sempre più attente all'ambiente e a un modo di mangiare etico, si trovano ad affrontare. Per Caponi, questo passaggio si chiama sterpaia e parte dal biologico, dalle spighe di grano che sembravano scomparse e che oggi ha recuperato ricostruendo una filiera biologica. Venendo in questo territorio, cominciando a conoscere piccoli produttori di vegetali e cose varie della Val di Cornia, venne fuori proprio il discorso che in Val di Cornia si era quasi smesso di riprodurre il grano. Era diventato solo, che ne so, piccoli produttori che riproducevano il seme per magari produttori un po' più grossi di filiera, come può essere Floridia Rosario, che è il suo a Peccio, che è un grande produttore anche di tutto bio. Da lì venne fuori l'idea di mettere insieme un gruppo di persone e cominciare a fare una produzione. E nasce appunto nel 2010, si chiamava il progetto Sterpaia, che è questa società agricola semplice, che eravamo 10 soci, di cui l'unico non, tra virgolette, agricolo ero io, proprio con l'intento di ricominciare a riprodurre un po' una filiera dei grani. Detto questo, nel 2010 nasce appunto questa società agricola semplice dove si prende in affitto l'accordo con la Sterpaia, che gestisce la parchi di Cornia lungo la costa, ci danno 20 ettari e si comincia a fare una produzione di grano. È andata avanti per un po' di tempo, poi detto, si crea la filiera, è inutile, si parla di biologico, si parla di salubrità, puoi prendere magari un camion e mandarlo a Pietrasanta a macinare, facciamo il mulino, poi da lì si è detto c'è il pastificio, non andare a Lucca o di qui o di là a fare la pasta, facciamo il pastificio. Che è nata questa nuova società che logicamente imprenditorialmente ha un onere un po' diverso, si è creata una SRL agricola di cui sono l'amministratore a tempo perso, dove appunto si sta cercando di richiudere un po' questo circolo sul fatto dei cereali e quindi delle coltivazioni anche a rotazione e altre cose, con l'intento appunto di mettere d'accordo un po' di persone, di fare un prodotto un po' più a vasta gamma di qualità per tutti, che è un po' l'intento anche quello, e dare dignità a chi collabora con noi. Nasce un po' tutto un susseguirsi di situazioni che negli anni, conoscendo e dando valori a certe cose, sono venute fuori tutti questi rapporti. Per questo dico, bisogna rifare un po' tutto un'informazione e la conoscenza, e la filiera è l'unica certezza ci sa, perché ti permette appunto di sapere chi lo fa, chi non lo fa, poter parlare con una certa sicurezza. Costruire una filiera biologica certificata in Europa significa instaurare un patto fra produzione, distribuzione e consumo. Ogni passaggio viene annotato
garantendo la trasparenza e la sicurezza dei prodotti bio dai controlli in campo fino alle trasformazioni. Una filiera virtuosa, infatti, dà valore al lavoro e a come viene realizzato, limitando il più possibile gli effetti sull'ambiente e i suoi sprechi, un tema che, nella prossima puntata, affronteremo insieme a Luca Falasconi, professore dell'Università di Bologna e uno dei fondatori di Last Minute Market. Avete ascoltato Germogli, il podcast sulla cucina rurale e l'agricoltura biologica prodotto da Made in Nature, il progetto europeo per la promozione e la diffusione dei valori del biologico in Italia, Francia, Germania e Danimarca.